Salve a tutti, benvenuti all'ottava tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Con questo video iniziamo a parlare degli anni 30, che iniziano con la Grande Depressione e terminano con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. È un decennio drammatico per gli Stati Uniti, ma anche per il mondo intero. Ma non per Hollywood, che anzi in questi 10 anni diventerà la punta di diamante della settima arte. Cominciamo. Gli anni 30 si aprono con l'impatto provocato dalla crisi del 29 sull'economia americana, gli anni cosiddetti della Grande Depressione, dai quali l'America uscirà con grande fatica e grazie anche alle politiche di riforma promosse da Roosevelt, il famoso New Deal. Roosevelt chiama in aiuto, a sostegno della propria politica, anche il cinema, che è un importante fattore di formazione dell'opinione pubblica, e perciò viene stipulato una sorta di patto non scritto per cui Hollywood sostiene con decisione e convinzione la politica del New Deal e in cambio la Casa Bianca chiude un occhio sulle pratiche oligopolistiche portate avanti dalle major. Comunque, crisi economica a parte, questo è il momento in cui Hollywood parte alla conquista del mondo, praticamente senza concorrenti. Sono anche gli anni di affermazione del sonoro, come ricorderete era stato lanciato un paio d'anni prima dalla Warner Bros. Con il sonoro si affermano anche una nuova generazione di divi, registi, attori e attrici che sostituiscono quasi completamente i divi del periodo precedente. Vediamoli. Innanzitutto Marlene Dietrich, che già recitava all'epoca del muto, ma che con l'avvento del sonoro e grazie anche alle sue qualità canore raggiunge l'apice del successo. Quasi in opposizione alla Dietrich, che era una stella della Paramount, la Metro-Goldwyn-Mayer lancerà Greta Garbo, anche lei straniera e già da tempo negli Stati Uniti è già diva del muto. La Garbo infatti sarà una delle poche dive a non soffrire del passaggio al sonoro e nel 1930 debutterà con la sua voce in Anna Christie di Clarence Brown e che sarà un grandissimo successo. Mae West, che debutterà al cinema nel 1932 con Night After Night di Erci Maio, sarà l'unica attrice a cui verrà concesso di scrivere le proprie battute, una libertà guadagnata sul campo, salvando più volte la Paramount dalla bancarotta proprio grazie al successo dei suoi film. Bette Davis, considerato una delle più grandi star della storia del cinema americano, che dopo gli iniziali successi a Broadway debutterà al cinema nel 1932 con il film Bad Sister, ma si imporrà poi come stella di prima grandezza con Schiavo d'amore del 1934 e nel 1936 vincerà il suo primo Oscar come miglior attrice per il film Paura d'amare. Joan Crawford, che otterrà il suo primo grande successo nel 1932 con Grand Hotel di Edmund Goulding e la cui carriera proseguirà poi fino a tutti gli anni 60. Judy Garland, la famosissima interprete del Mago di Oz di Victor Fleming del 1939, ma già famosa interprete di numerosi musical durante tutti gli anni 30. Nel 1945 sposerà il regista Vincent Minnelli e dalla cui unione nascerà l'attrice Liza Minnelli. Shirley Temple, l'indimenticata Riccioli d'Oro, che nel 1934, a 6 anni, vincerà il suo primo Oscar per il film La mascotte dell'aeroporto e continuerà a recitare fino alla fine degli anni 40 per poi cambiare vita, sposarsi e dedicarsi alla politica fino ad arrivare a ricoprire negli anni 60 la carica di ambasciatrice degli Stati Uniti. Katharine Hepburn, che esordirà nel 1932 nel film Febbre di vivere di Giorgio Cukor e vincerà il suo primo Oscar 2 anni dopo con La gloria del mattino di Howard Sherman. Ma la sua carriera si svilupperà soprattutto negli anni 40, a partire da Scandalo a Filadelfia di Giorgio Cukor. E infine Ginger Rogers, famosissima ballerina in coppia con Fred Astaire, una coppia che raggiungerà il massimo di popolarità proprio negli anni 30, quando il musical, grazie al sonoro, diventerà un nuovo genere cinematografico e verrà trasportato di peso dai palcoscenici di Broadway al grande schermo.
Ma gli attori di questo periodo non sono da meno, perché negli anni 30 esordisce Humphrey Bogart, che però per tutto il decennio sarà confinato in ruoli secondari di cattivo, come nel film che lancerà la sua carriera, La foresta pietrificata del 36. Ma la svolta avverrà solo con Una pallottola per Roy, diretto nel 1941 da Raoul Walsh, e che lo renderà un'icona del cinema hollywoodiano. Henry Fonda, il cui esordio avverrà nel 1935 con la commedia Il fattore prende moglie di Victor Fleming, ma diventerà noto soprattutto per i suoi ruoli western, che però inizierà a interpretare solo a partire dal 1939 con Jesse il bandito di Harry King. Clark Gable, che nel 1935 vincerà l'Oscar con Accadde una notte di Frank Capra, ma resterà per sempre nell'immaginario per la memorabile interpretazione di Via col vento del 1939. James Cagney, che esordirà nel primo dei film gangster degli anni 30, Nemico pubblico di William Wellman del 1931, e proseguirà la sua carriera fino agli anni 80. Errol Flynn, considerato il successore di Douglas Fairbanks per i ruoli avventurosi e che diventerà famoso con Capitan Blood del 1935 e poi ancora con La leggenda di Robin Hood del 1938, entrambi diretti da Michael Curtiz. Spencer Tracy, un attore che lascerà un grande segno negli anni 30, quando vincerà 2 Oscar di seguito, uno nel 1937 per Capitani coraggiosi di Victor Fleming e l'altro nel 1938 per La città dei ragazzi di Norman Taurog. E la sua carriera proseguirà poi per i successivi 40 anni, fino al 1967 con il capolavoro di Stanley Kramer Indovina chi viene a cena. Gary Cooper, uno degli attori più amati dal pubblico femminile e tra i pochi che riusciranno a superare la barriera del sonoro. Dopo aver lavorato nel muto fin dai primi anni 20, mieterà il suo primo grande successo con il sonoro nel film Marocco di Josef von Sternberg, in coppia con Marlene Dietrich. Ma le sue migliori interpretazioni saranno quelle degli anni 40 e 50. Memorabile sarà il suo sceriffo Will Kane in Mezzogiorno di fuoco del 1952 e diretto da Fred Zinnemann. E infine John Wayne, forse la star più grande, legato per sempre ai memorabili western di John Ford e con cui girerà oltre 20 film, a partire da Ombre Rosse del 1939. Oltre a nuovi divi, anche i registi trovano nel sonoro una nuova possibilità espressiva, almeno per quel tanto che loro concesso dallo Studio System, che li considera poco più che impiegati, ma comunque con il tempo anche i registi sapranno far riconoscere la propria mano. Sono americani ma anche europei, spesso in fuga dalle persecuzioni naziste come Fritz Lang o Josef von Sternberg. Bisogna dire che se negli anni 30 Hollywood domina incontrastate il panorama mondiale del cinema, questo è dovuto certamente a motivi di natura economica e organizzativa, ma senza una varietà di talenti così ampia probabilmente non avrebbe mai raggiunto i risultati che tutti conosciamo. Vediamoli allora alcuni di questi registi degli anni 30. Ernst Lubitsch è l'inventore della commedia sofisticata, dallo stile elegante e sottile sempre ad ambientazione altolocata. Frank Capra, che aveva esordito nel muto, ma che negli anni 30 diventerà per così dire il regista ufficiale del New Deal, con i suoi film che richiamano i buoni vecchi valori della società americana più sana. William Wyler, che in questi anni fornirà alcune delle migliori prove dell'intera sua carriera, come La figlia del vento del 1938, interpretato da Bette Davis. George Cukor, che all'inizio degli anni 30 passa dal teatro al cinema ed è celebre per la sua capacità di direzione delle attrici, come nel film Febbre di vivere del 1932 che lancerà Katharine Hepburn. Frank Borzage, già molto attivo dai tempi del muto e che realizzerà nel corso del decennio delicati melodrammi sullo sfondo dell'America della Grande Depressione. John Ford, che prima di fissare la sua fama alla regia dei western, in questi anni firma film di grande rilievo come Il traditore del 1935 e che vince 4 Oscar. Ma ancora sono da citare Howard Hawks, che gira deliziose commedie come Susanna del 1938 e poi Mervyn LeRoy, Michael Curtiz, Ruben Mamoulian e l'intramontabile Cecil B. DeMille. Ma anche se artisticamente il cinema americano sta andando a gonfie vele, dal punto di vista economico subisce la stessa crisi di tutte le altre industrie.
Per la verità non da subito, perché l'euforia per il sonoro è tale che gli americani trovano ancora qualche spicciolo in fondo alle tasche per continuare ad andare al cinema, ma alla lunga la crisi economica e sociale stroncherà anche le presenze in sala, che passano nel giro di 3 anni da 90 a 60 milioni di biglietti alla settimana. E con il crollo delle presenze i bilanci delle major cominciano ad andare in rosso e così si innesca anche qui una serie di fallimenti e di pesanti ristrutturazioni. La prima testa che salta è quella di William Fox, il fondatore della Fox Corporation, il primo grande studio hollywoodiano. Negli anni 20 Fox aveva ampliato sempre di più la sua catena di sale cinematografiche fino a raggiungere qualcosa come 1000 sale, compreso anche il Roxy Theatre di New York, che era la più grande sala cinematografica del mondo a quell'epoca. Ma la sua ambizione non confini e quando muore Marcus Lowe, il capo della società, la Lowe Incorporated, che è sempre la società che ha sempre controllato la Metro-Goldwyn-Mayer, tenta di mettere le mani anche su questo studios, ma Louis Mayer, il capo della Metro-Goldwyn-Mayer, muove le sue pedine presso l'antitrust e riesce a stoppare l'operazione. Ma nel frattempo Fox si era indebitato fino al collo con la AT&T, la più grande società di telecomunicazioni degli Stati Uniti, e anche con la Chase National Bank di John Rockefeller. In quel momento scoppia pure la crisi del 29 che azzera il valore delle azioni della Fox. I creditori cominciano a chiedere il ritorno dei propri crediti e la Fox Corporation va in fallimento. I suoi soci lo mettono alla porta, in quel momento lui subisce addirittura anche un incidente stradale per cui è fuori combattimento per dei mesi e, come se non bastasse, subisce anche un processo con una condanna di 1 anno per aver tentato di corrompere un giudice fallimentare. Dice il proverbio che troppo vuole nulla stringe. Una fine ingloriosa, ma come sappiamo il mondo degli affari è spietato. Il lavoro di moralizzazione del cinema, iniziato da William Hayes 8 anni prima, quando era stato eletto presidente dell'Associazione dei produttori di Hollywood, giunge a compimento nel 1930 con l'adozione da parte di tutti i produttori di un codice di autoregolamentazione dei contenuti dei film, il Production Code, che passerà alla storia come Codice Hayes. Il codice è opera di 2 personalità di spicco del mondo cattolico, l'editore Martin Quigley e il padre gesuita Daniel Lord. In sostanza questo codice stabiliva quali dovevano essere i contenuti accettabili per un film e come questi dovevano essere rappresentati in modo da non abbassare il livello morale degli spettatori. Per esempio non si doveva mai suscitare simpatia verso il crimine o verso la disonestà, mai parlare male del governo o della polizia. Per quanto riguarda la sfera sessuale non si doveva mai parlare di omosessualità o di matrimonio fra persone di razze diverse. I baci dovevano essere molto brevi per evitare che fossero considerati osceni. Assolutamente non si doveva mai parlare di droga e così via. Insomma, questo codice ha dato al cinema americano quel tono moralista che tutti noi conosciamo e che io credo abbia in parte anche influenzato la mentalità nei paesi in cui i film americani sono stati esportati. Ma in realtà dietro non c'è affatto una preoccupazione moralista, semplicemente occorreva evitare la indignazione dei gruppi religiosi e di impegno civile per evitare che protestassero presso le autorità e facessero pressione perché venissero poste in essere azioni di censura o di limitazione alla circolazione di questo o quel film o di parti di questo o quel film, creando dei problemi economici di distribuzione disastrosi. Quindi in realtà non c'è nessun problema di tipo morale sotto, semplicemente è una questione di business.
E per oggi ci fermiamo qui. Dopo questa breve introduzione, nel prossimo video vedremo anno per anno quali sono i film più importanti che escono e quali sono gli avvenimenti più importanti che accadono dietro la macchina da presa. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete osservazioni, commenti o suggerimenti iscriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!